Un benvenuto su Heavy Metal Even. Oggi riospitiamo una band polacca che pur suonando un death metal molto classico riesce di nuovo a colpire nel segno, soprattutto per oscurità. È passato meno di un anno da quando ci siamo occupati dei Soul Carrion. Erano gli inizi di settembre 2023 quando, qui sul canale, ci occupavamo del breve ma valido EP omonimo. Se vuoi, trovi la recensione qua su in alto. Da allora, questa band di Varsavia non ha perso tempo. Risale allo scorso 26 gennaio Enthroned Death, secondo full length uscito sempre con l'aiuto della conterranea Gods of War Production. Si tratta di un disco che, se rapportato all'EP, non solo rispetta le nostre aspettative, ma vede i Soul Carrion più maturi. La prima tra le conferme l'abbiamo trovata nello stile, è lo stesso tipico death metal marcio che punta più sull'oscurità che sull'impatto, grazie anche a qualche inflessione doom. Come già detto nell'altra recensione, non è molto originale, ma nelle mani dei polacchi funziona bene, merito della loro abilità nel cambiare registro, specie a livello atmosferico. Ricorda molto la carica macabra del primo death svedese, di cui tra l'altro i Soul Carrion non riprendono il suono, ma ha anche diverse sfumature. In generale è studiato molto bene, un pregio che non capita spesso nel death più classico e che dà Enthroned Death una marcia in più. Anche a livello musicale però il gruppo polacco sa come variare nella giusta maniera. Se è vero che a tratti la scaletta è un po' monotona e macina a vuoto col blast beat, accade comunque di rado, molto meno del death metal medio. Per il resto, i Soul Carrion disegnano canzoni ben studiate sotto tutti i punti di vista, con accelerazione e rallentamenti nei giusti punti per colpire con oscurità e ferocia. Merito di un songwriting maturo e consapevole, che sa mescolare bene razionalità e spontaneità nell'aggressione. Sono questi i fattori all'origine di una piccola gemma nera, avvolgente per quasi tutta la sua durata e impreziosita da alcuni brani che riescono a emergere nel suo cupo mare. Possiamo citare per esempio Cage of Nothingness, che al di là del lento intro e di qualche stacco gioca tutta in velocità, ma incide bene. Oppure Enthroned Death, la più variegata e lunga nel disco, a cui dà il nome, ma sempre ben strutturata. Le migliori in scaletta sono però Infernal Agony, che come indica il titolo è abissale, marcissima, persino allucinata nello stacco centrale, in cui i Soul Carrion virano con forza sul black metal, e poi Death of Skulm. È una marcia lenta, la più influenzata dal doom nel disco, oltre a presentare nuove piccole venature black, in cui le potenti parti growlate da Matteus e Sibila si alternano alle strumentali più espanse in 5 minuti davvero apocalittici. Anche il resto del disco però scende giusto di rado sotto alla bontà. Merito anche di un'altra scelta riuscita come limitare la durata a solo mezz'ora, minimizzando così la ripetitività, come già detto rara nel disco. In definitiva, Enthroned Death non sarà epocale ma rimane un ottimo coacervo di cattiveria, cupezza e sensazioni truci. Non è poco in un mondo come quello del death metal più tipico, dove è facile suonare stereotipati, una semplice riproposizione di stilemi già sentiti che non riesce a suscitare alcun effetto. Anche per questo, se ami il genere, non possiamo che consigliarti i Soul Carrion e questa loro ultima fatica. Voto Heavy Metal Even 84 su 100. Per oggi abbiamo finito. Ti abbiamo intrigato a proposito dei polacchi? Faccelo sapere nei commenti oltre a mettere like e condividere la recensione. In più, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!